ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, eternamente grazie per tutto quello che mi state scrivendo, per le tantissime mail. Allora ragazze mie e ragazzi, questa settimana per quanto riguarda le consulenze ho fatto numero 0. Quindi non sono riuscita proprio in questa settimana perché sto portando avanti tante cose importantissime e vi chiedo sempre di mandarmi l'email su taromantic21@gmail.com e non su Instagram per quanto riguarda le consulenze, ma su Taromantic, ok? Cioè sulla mail. E quindi piano piano o io e i ragazzi dello staff vi risponderemo e fissiamo l'appuntamento, ok? Però a poco perché sono davvero tantissime le mail per consulenze, percorsi e quindi stiamo lavorando tanto, stiamo portando avanti le cose grandiose che poi vi farò vedere più avanti, quindi grazie ragazze mie, grazie per le tantissime donazioni ricevute anche in questa settimana, sia con i super grazie con PayPal che sul conto personale. Grazie, infinitamente grazie. Ragazze mie ragazzi, per voi alla fine di ogni variante faremo perché ha fatto le donazioni, delle carte apposta, ok? Per questa settimana che va dal 3 al 10 maggio. E abbiamo pubblicato tutti i segni zodiacali, quindi sono contenta che sono già attivi. Sono già attivi, mi raccomando, seguite bene il percorso indicato dalla narrazione degli spiriti a mezzo dei tarocchi e degli oracoli per la realizzazione del vostro splendido potenziale. Poi, per chi non ha ancora iniziato il percorso sciamanico e volesse iniziarlo con noi, sotto l'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni, ok? Cos'altro vi volevo dire? Non lo so, partiamo! Abbiamo due varianti. Le potete sentire anche entrambe sotto all'info box, metto la timeline di ogni mazzo, ok? Quindi abbiamo il primo mazzo e il secondo mazzo. Lasciatevi ispirare, in questa settimana facciamo di nuovo la croce celtica perché me la chiedete in tante. Dai Fra, falla così imparo, ok. Facciamo la croce celtica e poi andremo a esaminare l'amore, faremo il cocktail di oracoli e vediamo quali sono le narrazioni per te in questi prossimi giorni, quali sono i messaggi e le guide degli spiriti. E partiamo dal primo. Allora, lo mettiamo qua e andiamo a fare il nostro cocktail di oracoli. Cocktail di oracoli per te. Allora, mettiamoci queste. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe satta su chi conto. 3-10 maggio, settimana dal 3 al 10 maggio. Mettiamo una così, qua mi sta chiamando pure questa. Mettiamo quest'altra. Quest'altra. E poi ci mettiamo queste altre che mi stavano chiamando. Eccole, aspetta, Fra, prendile per bene, non fatele cadere tutte, Fra. Eccole. Allora, vediamo cosa vogliono dirti gli spiriti per questa settimana. Vediamo quali spiriti accompagnano questa settimana. Sei potente. Già, io metterei qua a chiudere il video. Perché sei potente? Perché lo state ripetendo a manetta. Sono potente perché sono paziente. Sono potente perché sono paziente. Un po' modalità Gianni San, mio padre. Sono potente perché sono paziente. Vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Quindi c'è una forza inarrestabile in questa settimana che ti farà sentire il fuoco nelle vene, quella cosa bellissima di non mi importa del giudizio degli altri, io vado e l'intuizione non è opinabile dalla mente razionale.
non si mercanteggia, insomma, non si baratta per nient'altro. Quindi è una carta potentissima. Cos'altro? I finali sono inevitabili. Qua abbiamo potuto avere o possiamo stare sperimentando dei finali che ci hanno dato dal dolore a forza, no? Qualcosa si chiude, mi dice questa carta, si chiude affinché tu possa emergere. Vediamo cos'altro. La porta è aperta. Le intenzioni pure possono aprire porte nell'universo e rendere possibile l'impossibile. Credere profondamente nella bontà e guarda la magia accadere. Succederanno delle magie in questa settimana. Al termine di alcuni finali, di alcune chiusure emotive, sono sempre tutte emotive le chiusure, no? Chiusure emotive, cioè finali emotivi, perché tutto quello che viviamo è tutto relazione. E quindi si aprono delle porte magiche in questa settimana ed è come se ti permettessero, grazie a un finale, di vedere la tua potenza. È come se quando noi ci tratteniamo, ci agganciamo, no, la sofferenza su qualcosa, tutta la nostra energia va nel trattenere quella sofferenza, quel ricordo di quella sofferenza lì. È come se tu ti sganci da questa cosa, voli, sei potente e la porta è aperta, è qualcosa di magico sta per accadere. Quindi è una. Gli oracoli stanno parlando di magia, di sorpresa, di wow. Vediamo con i tarocchi cosa ci raccontano gli spiriti a mezzo loro. Allora, 3-10 maggio per te, cosa accade? Energia attuale. Ostacolo o blocco che ci apprestiamo a superare, qualcosa che dobbiamo vedere. Il passato che ci ha fatto essere così come siamo adesso, quello più profondo. Il passato recente che ha portato alla situazione attuale. Poi l'obiettivo, cosa vuoi realizzare tu? L'obiettivo cosciente in questa settimana, i tuoi propositi. Una. Il futuro. Poi consiglio su come far fronte alla settimana nel migliore dei modi. Come ti vedono le altre persone, l'immagine che gli altri hanno di te. Invece come ti percepisci tu dentro. E poi il risultato finale se tutto rimane così. I tarocchi ci servono a guardare il potenziale, no? Ci fanno una narrazione potenziale e sta a noi con la forza di volontà che è la magia. Che cos'è la magia? È l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. E poi andare incontro al risultato, al risultato che ti fa emergere, no? Allora, risultato finale. E partiamo. Allora, energia attuale. Asso di bastoni c'hai. Energia attuale, asso di bastoni mi parla di un grande fermento. È proprio questa carta qui. E sono potente, la porta è aperta. L'asso di bastoni mi parla di un'energia stupenda al centro stesa, che è un risveglio proprio della Kundalini. Per me l'asso di bastoni, sai che ogni tarologa ha i suoi codici, no? L'asso di bastoni per me è l'allegria. E quando sei allegro, entusiasta, allora tutto è possibile. Cioè sei nell'entusiasmo, sei nel Dio, no? Enteos in greco, sono nell'entusiasmo. E quindi qua io vedo entusiasmo, passione, nuove opportunità. Qual è l'ostacolo o la prova in questa settimana? 6 di denari è la prova ostacolo. Probabilmente ci sono delle cose che non sono in equilibrio nella tua vita in questo momento. Hai dato troppo, hai paura di dare troppo e ricevere di meno. Il 6 denari qua mi parla del giusto equilibrio tra il dare e l'avere. È come se non è tanto un ostacolo, cioè come se non avessi ricevuto ciò che meriti in alcuni ambiti della tua vita o nell'ambito pratico, nell'ambito lavoro, nell'ambito denaro, qualcosa che non stai ricevendo. Questo è l'ostacolo di questa settimana. E anche
un monito per te questo 6 di denari. Impara a dare il giusto in qualità di tempo, del tuo tempo che è preziosissimo, in qualità di denaro, di energia, e la tua energia è preziosissima. Impara a dare non per obbligare l'altro a ricevere, a darti, no? Impara a dare quello che vuoi dal tuo centro senza perderti. Va bene? E un po' con questa carta qui, i finali, no? È come dire, ho smesso di dare la mia energia e il mio tempo per, non colpevolizzando chiunque altro esterno, ho smesso di dare per la paura di non ricevere. Non so se mi sto spiegando, è sottile ma è profonda. A volte noi ci diamo tempo, energia, denaro, cioè per paura di non essere amati, no? Quella è la ferita di base. E ecco, adesso c'è questo nuovo impulso in te. Boom! Do il giusto, quello che sento veramente. Mm. Vediamo cosa ti ha fatto arrivare fin qui, nel profondo. Qua abbiamo la luna. Ah, la luna nel profondo. Questa carta qua è il passato che ti ha fatto essere così come sei adesso con quest'asso di bastoni. Le tue basi sono quelle che... Questa luna nel tuo profondo è come se tu avessi navigato le tue paure più profonde, ti fossi alleato o alleato alle tue intuizioni e avessi visto, anche senza vedere. Quindi quest'asso di bastoni, e adesso vuoi ricevere ciò che è giusto per te, perché hai visto delle cose che prima non vedevi, alleandoti alle tue emozioni, stando a contatto con le tue paure, attraversandole. Ok? Cosa è successo nel passato recente che ha portato qui? Salute al contrario perché l'ho battuto al contrario, io non leggo le carte al contrario. Un grande lavoro interiore senza precedente fatto qua. Guarda qua, la papessa e la luna ci abbiamo, eh. Cosa ti ha portato fin qui? Allora, la papessa mi parla di un momento di introspezione che hai avuto, molto profondo, di studio interiore, di lavoro su di te interiore, che ti ha fatto dire io merito. Ho visto delle cose che non vedevo attraversando le mie paure. Non lo so se hai fatto il percorso sciamanico con me, in qualsiasi modo tu l'abbia fatto, l'hai fatto bene. Perché è proprio il coraggio di scendere, il descensus ad inferos, no? Negli inferi, e di trovare la saggezza. Vediamo l'obiettivo, ciò che tu vuoi realizzare in questa settimana, cos'è? Una maturità emotiva, il re di coppe. Quello che vuoi realizzare tu o quello che vuoi in questa settimana può essere o una persona matura emotivamente, una persona che ti appoggia, una persona che ti sostiene, ma è anche la tua maturità emotiva, la tua capacità di essere regina delle tue emozioni, re delle tue emozioni, cioè una tranquillità di base vuoi realizzare. Goderti una bella cena, vuoi stare serena, sereno, no? Come un grande saggio che ha cavalcato le sue emozioni, adesso sono sue alleate, cioè vuoi stare serena o sereno. E anche probabilmente qua hai l'attenzione posta su una persona, forse un segno d'acqua, ma al di là, sa che vedete, non mi fisso tanto sui segni perché siamo a migliaia, io guardo l'archetipo, no? Quindi vuoi realizzare una maturità emotiva, stabilità, serenità, felicità. Ok. Vediamo il futuro, cosa accade qua. Regia di bastoni, ci picchia. Io ti vedo essere ammirata o ammirato, attraente, avere tutto quello che desideri, essere magnetica o magnetico. Io vedo qua che realizzi un grande potere personale, perché la regina dei bastoni mi richiama questo, ragazzi miei ragazzi, sei potente. Ma questo sei potente, se non avessi fatto la discesa negli inferi e introiettato le proiezioni esterne, tu non lo potevi fare. Cioè, è un grande potere. La regina dei bastoni qua cosa accade nel futuro? Io ti vedo ammirata, ammirato, potentissima, potentissimo, passami il termine, avere sotto controllo tutto, tutto, passami il termine, non è controllo mentale, ma è l'impeto, essere perfettamente in linea con la tua col tuo istinto selvaggio, donna selvaggia, uomo selvaggio, per far fronte a questo 6 di denari, cioè do il giusto, cioè do a partire dalla necessità dell'anima, non dalla ferita,
Mi spiego, io non ti do a partire dalla mia ferita, quindi chiedo qualcosa in cambio a tutti i costi, altrimenti so che non sono amato o amato, ma ti do dalla necessità dell'anima, voglio darti. Quindi è una bellissima lettura. Qual è il consiglio come andare incontro alla settimana? 9 di bastoni con resilienza e anche con non diffidenza, sto cercando di trovare la parola giusta. Qual è il consiglio per andare incontro alla settimana? Il 9 di bastoni è la carta dell'eroe resiliente, no? Del combattente resiliente, colui che ha passato tante lotte, è stanco, allo stesso tempo ha un po' di difese alte, ma non ha il cuore chiuso, cioè è colui che può avere delle difese alte, ma è un po' sul chi va là, ma allo stesso tempo è pronto a continuare, no? Quindi il consiglio è proprio questo: resilienza e mettere i sani confini, 6 di denari qua. Resilienza con il cuore aperto, partire dalla necessità dell'anima di dare agli altre persone, chiunque le altri siano, non dalla ferita. Questo è il 9 di bastoni con la regina di bastoni. Adesso andiamo a vedere come ti vedono gli altri, l'immagine di te che dai agli altri. Gli altri ti vedono come una persona che ha chiuso una storia, una ferita molto grande, il 10 di spade. All'esterno di te, all'esterno gli altri, come ti vedono gli altri, l'immagine che tu dai agli altri, è come di una persona che ha avuto un dolore necessario, una chiusura necessaria. Può essere la fine di una relazione, può essere un ciclo doloroso della propria vita che si sta chiudendo. Cioè gli altri ti vedono come colei o colui che ha chiuso un ciclo molto doloroso della propria vita. Va bene? Ok. Vediamo adesso come ti percepisci tu dentro. Fede, ti percepisci come una persona luminosa, come una persona che ha molta fede. Ti percepisci come una persona che ha molta fede, che segue la sua stella interiore, che sa di essere perfettamente guidata o guidato. Assolutamente sì, ti percepisci con questa grande aurea meravigliosa, è una bellissima energia questa. Vediamo qual è il risultato finale. 8 di spade. Allora, perché è interessante fare la celtica in questo caso? Perché ti faccio vedere come si possono cambiare le cose. L'8 di spade come risultato finale mi racconta del fatto che potresti sentirti bloccata o bloccato nonostante questo grande potere che le carte mi dicono che tu abbia, che tu hai, ok? Questa carta, aspetta, finisco di dirti qua. Questa lettura mi sta raccontando di finali che sono inevitabili, che puoi sperimentare in questa settimana, o come io credo che tu l'abbia già sperimentato, adesso vuoi equilibrio nella tua vita. Tu ti percepisci già come una persona piena di fede. Allora perché gli altri ti vedono come una persona che può essere abbattuta? Mi spiego a cosa serve la celtica? Ecco perché come si possono muovere le energie. Allora, nella misura in cui vediamo una carta un po' più pesante con l'8 di spade, no? Noi, grazie alla lettura dei tarocchi, ci possiamo indirizzare la nostra massima realizzazione per cambiare le cose. Allora, tu ti percepisci con una grande fede, io qua ti vedo avere un grande potere, vuoi stabilità nelle emozioni, vuoi l'equilibrio nelle relazioni, va bene? Allora, nella misura in cui noi vediamo questo, il consiglio sciamanico ci dice tutto, il 9 di bastoni. Resiliente devi essere, resiliente, cioè aprirti cioè sì avere dei confini, no? Mettere dei confini sani, ma non chiudere il cuore, altrimenti gli altri ti percepiscono il mondo esterno col 10 di spade, mentre tu ti percepisci tutto l'opposto. Ecco la bellezza delle carte dove sta. Questo serve a essere una persona matura a livello emotivo, una persona stabile, una persona centrata nelle proprie emozioni e a ristabilire l'equilibrio nelle relazioni, il giusto dare, il giusto avere. Posso vedere qui l'arrivo di una persona matura qui, di una persona che ti supporta a livello emozionale, a livello emotivo, di una persona che hai davanti e magari non ti fidi tanto, no? 9 di bastoni, il lato oscuro, il 9 di bastoni. Può essere un amico, può essere una persona di interesse, può essere una persona di lavoro. Ecco, il punto qual è?
fai uscire fuori questa fede che hai. Ho fede in te, ho fede nell'evento che mi porta questa persona, ho fede in te. Perché? Perché la porta è aperta. Vediamo cosa ci aggiungono, cosa ci dicono le specifiche in modo tale da andare ad ampliare la lettura. Perché ci può essere, sai, devi fidarti delle tue intuizioni, l'hai già fatto nelle relazioni e nelle circostanze che vivrai per superare il blocco mentale dell'otto di spade. Ok? Vediamo, allora, perché c'è una grande energia, quando noi viviamo, chiudiamo delle situazioni difficili, nasce qualcosa di nuovo in noi, no? È come se siamo bambini o bambine alle prese con qualcosa di nuovo e un po' di timore ci può essere. Ecco laddove i tarocchi ci aiutano a dirottare la tua direzione quotidiana verso la tua massima realizzazione. Sei potente, vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Che cos'è questa se non è la regina di bastoni? Ciò che succede effettivamente in questa settimana. Poi a un certo punto ti potresti sentire un po' bloccato per delle paure che sono infondate. Allora, energia attuale, asso di bastoni al centro stesa. Il diavolo è come se, sai che cos'è qua? C'è un grande ottenimento che vuoi raggiungere qualcosa, un risultato, o una grande attrazione verso qualcuno che può sembrare diverso da te, ma gli opposti si attraggono, o una grande attrazione verso qualcosa, verso un obiettivo. Hai paura di non ricevere il giusto in quell'obiettivo, hai paura di ricevere meno, di non avere equilibrio, o che sia una persona, o che sia un obiettivo altro dall'amore. C'è questo fermento, no? Perché devi sapere che l'energia della Kundalini, quando si accende l'asso di bastoni e sale nei vari chakra, oltre ad attivare vari poteri, e quando ci sono dei chakra un po' ostruiti, in questo caso potrebbe essere primo o secondo, che succede? Vengono fuori prima le paure, tu le attraversi, lo hai già fatto, e consegui il potere, ok? E la realizzazione di quello che ti stai prefiggendo. Andiamo a vedere. Magari potrebbe essere anche una relazione, hai vissuto una relazione in ombra, ti sei confrontata con un'altra persona o confrontato con un'altra persona. Allora questo era necessario affinché tu potessi realizzare il tuo potere personale. Vediamo su cosa ti focalizzi con il Re di Coppe. 5 di spade. È come se tu volessi chiarezza nelle tue emozioni, perché le tue emozioni ti danno da penare in merito a una persona o in merito a una circostanza. Vuoi chiarezza mentale e vuoi stabilità emotiva. E sulla luna, da dove veniamo sulla luna, paggio di denari, è come se fossi un po' incerto o incerto su cosa potrebbe, fossi un po' confuso in questa settimana in merito a delle questioni. Ma tu, seguendo l'intuizione, quella ti darà la concretezza e lo sperimenterai in questa settimana. Vediamo la regina di bastoni qui nel futuro. L'otto di denari, e io qua sai che cosa vedo? Ci sono dei bellissimi risultati in ambito lavorativo per te. Verrai riconosciuta o riconosciuto nel tuo valore. Sì, ti vedo fare ciò che ti appassiona. Oltre a questo vedo anche che tu realizzi un grande potere personale per il lavoro su di te che stai facendo. Ancora sul consiglio 9 di bastoni, 7 di spade. Allora, fai le cose, il consiglio 9 di bastoni, 7 di spade, è l'astuzia sacra, cioè non dire tutto a tutti, non, hai un grande potere, prendi la porta di lato, non prenderla frontale, va bene? Prendi la porta sul retro, non prendere quella frontale, questo è il consiglio a livello simbolico, cioè abbi resilienza, metti sani confini, non dire tutto a tutti, va bene? E porta avanti quello che stai facendo. Questo è il consiglio per oltrepassare l'otto di spade, che è tutta la mente che ti fa, no? Vediamo gli altri come ti percepiscono. 10 di spade. 10 di spade, 10 di spade. Gli altri ti percepiscono come colei che ha chiuso una relazione o ha chiuso una situazione, o come colei che ha superato una grande prova di sofferenza, di dolore. Mi marcano questo, mi marcano questo, mi marcano questo.
come colei che ha girato pagina, voltato pagina. Vediamo la stella, come ti percepisci tu interiormente con la stella, l'8 di bastoni. Tu ti percepisci come guidato dal destino, dalla tua buona stella, dal tuo amante mistico, dallo spirito guida. Sei proprio hai una bellissima percezione di te. Profonda, la percezione profonda, la verità, al di là di quello che tu pensi. Questa è la percezione profonda che tu hai di te, quello che sente il tuo corpo, davvero. Adesso andiamo a vedere il risultato finale, 8 di spade. Se lo fai, te, regina di bastoni, superi tutte le tue paure e i tuoi limiti mentali. Guarda, entri in un potere straordinario. Da una fine necessaria che c'è stata, si apre una porta meravigliosa. Confiderai nella magia del tuo potere personale. Nel lavoro vedo che vieni apprezzato anche nei tuoi giri di amicizia o di persone. Viene apprezzato, andando incontro a ristabilire l'equilibrio laddove è mancato, nei rapporti a livello di energia, di tempo, di energia. E, ehm, e tu vuoi. Adesso andiamo a vedere con l'amore, però sull'amore mi stanno raccontando che è una persona con tanto di spessore, alla tua altezza. E questo è ciò che stai creando, no? Perché è energia cosciente. E supererai anche i dubbi inerenti a una persona. Perché rientrando nel tuo potere personale, la regia di bastoni ripetuta 2 volte, cioè il mondo è nelle sue mani. Non è il mondo che la sovrasta, è il mondo è nelle sue mani. Io vedo che ricevi anche notizie nel lavoro, e hai avuto molta fede in questo, notizie sul lavoro, ti vedo impegnato, però ecco, le carte dicono fatti i fatti tuoi, condividi, sii aperta o aperto, magnetico, però non dire tutti i tuoi piani, va bene? È come se dovessi interiorizzare quello, no? Ok, tu stai riprendendo? Sì. Ora, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere, per quanto riguarda le mie ragazze, i miei ragazzi che mi hanno fatto le donazioni al canale. Adesso, in merito a quello che è uscito, non solo in merito a quello che è uscito, metterò un messaggio per te. Usiamo, dove stanno? Dove stanno questi? Questi. Allora, un messaggio per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno fatto le donazioni. Eccola. Rispettabilità. Ho appena finito di dire la lettura, sarai rispettata, rispettato. Continua a essere fedele al tuo cuore, a quello che senti nel tuo intimo. L'amore trionfa e sei guidato dagli angeli, entra nell'amore incondizionato. Cioè, anche il fatto del 6 denari, ci sarà molta rispettabilità negli ambiti pratici, lavorativi o nel tuo intorno, mi dicono. Vediamo che cos'altro ti dicono, sempre per te. Quale porta si apre per te con questa rispettabilità in questa settimana? La porta di casa, una bellissima energia questa. La porta di casa ti dice che se volevo un avanzamento nel lavoro, ci sarà un avanzamento nel lavoro, ci saranno delle entrate anche di denaro per un lavoro ben svolto. Fatto sta che mi parla di pace, di serenità raggiunta a discapito di sensazioni mentali che ti possono fuorviare. E anche una relazione che si stabilizza o con una persona di interesse o con una persona con la quale volevi maggiore equilibrio, la relazione si stabilizza, sarai rispettata e rispettato. Può essere importante per te il numero 7 in questi giorni. Va bene, il numero 7 in questi giorni. Ok? Mettiamone un'altra per te. Dove stanno? Volevo mettere queste. Un consiglio sempre per te. Senza pressione, rilassati, perché tutto si sta allineando come vuoi tu. Rilassati, dice, quando vuoi di più, non infuocare te stessa o gli altri per ottenere di più. E dai più valore al tuo essere genuina e genuino autentico, no? E la vita immediatamente, senza sforzo, te lo porterà. La frase mantra per te in questa settimana è la suprema condotta e l'assenza di sforzo. Va bene? Ok, allora adesso andiamo a vedere cosa accade. Lo mettiamo sempre qua sopra nell'amore. Mettiamoci adesso queste carte, anzi mettiamoci queste. Allora, cosa accade nell'amore per te in questa settimana? Anzi, sai che io poi mi faccio prendere. Mettiamoci queste prima.
Allora, nell'amore, ricordiamo che le tue paure, o qualsiasi paure possono esserci, quest'otto di spade che poi rientri nel fuoco, è la tua, in tutte le relazioni, in quello che vai a fare, è solo, come dire, con la luna qui, la luna dimostra che qualsiasi blocco tu puoi avere non è reale, non è fuori, è nelle acque interiori che ancora magari possono deformare un po' la percezione del tuo valore, regina di bastoni, regina, dove stava l'altra regina di bastoni? Eccola, del tuo valore e del tuo movimento. Quindi c'è questo fuoco che nasce, bene, in qualsiasi situazione. Si incarna nella regina di bastoni, no? E la regina di bastoni dice una cosa molto semplice. Non devi più capire se puoi. No, perché sei potente. Devi solo diventare ciò che sei già iniziata ad essere, o iniziato ad essere, perché anche col 6 denari qua è lo scambio, no? Lo scambio energetico, la dipendenza un po' dallo scambio. Allora faccio se ho il permesso di valere. Tutto questo è finito, va bene? Vai, astuzia sacra e confini, bellissimo. Vediamo nell'amore cosa accade. Stuzzicare, c'è qualcuno che ha un po' di malizia qua. L'energia è divertente e spensierata ma incerta, ti può stuzzicare qualcuno, sai? O sei tu che stuzzichi con il tuo magnetismo, perché due volte la regina di bastoni in una stesa vuol dire che sei wow, ok? Vediamo che cos'altro ci dicono, cosa accade nell'amore in questa settimana dal 3 al 10 maggio. Eccole. Connessione inaspettata, gli opposti si attraggono. Ma te l'ho detto prima dell'opposto, re di coppe, regina di bastoni. Anche donna, donna, uomo, uomo, sono due archetipi quelli che leggo. E, e quindi ci sarà una connessione inaspettata con qualcuno. Amore per se stessi, e questa è la regina dei bastoni due volte. È il permesso, mi do il permesso. Ama prima di tutto te stessa o te stesso, quindi nelle relazioni o nella relazione che sperimenti con l'altro in questa settimana, chiunque l'altro sia, è una relazione dove tu forgi l'amore per te e agisci secondo quello che impulsivamente ti va e senti, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi sull'amore in merito. Allora, come sta la tua energia nell'amore? Cosa accade nella tua energia nell'amore? Il diavolone ci abbiamo qua. Il 10 di... Qua sono finite delle dinamiche tossiche, me lo ripetono qua, 10 di spade, 10 di spade, il diavolo, ripetute, le carte si ripetono, quindi vogliono mettere l'attenzione su questa questione molto importante. Hai trasceso un dolore necessario, molto difficile, dipendenze emotive e quindi magari ti può spaventare un po' il darti di nuovo, no? Ma il consiglio della Celtica te lo diceva. Metti i tuoi confini, astuzia sacra, non prende la porta principale, vai dalla porta di dietro, cioè come simbolo, no? Abbiamo vissuto dinamiche tossiche qui, che sono dipendenze energetiche, dipendenze emotive, cos'altro nella tua fila energetica? E qua abbiamo di nuovo la luna, c'hai un po' di paure relative a scontrarti la luna qua di nuovo con dei nuovi inizi con qualcuno, quindi c'è un po' di stuzzicamento, un po' di no? Sì, e qua c'è di nuovo la regina di bastoni. Cioè, potrebbe esserci... potresti non dire delle cose, avere queste paure. Sono paure antiche però, sono solo mentali. Mentali, rientra nel tuo potere, va bene? Vediamo la persona che ti viene incontro in questa settimana. L'energia di questa persona. 10 di bastoni. 4 di bastoni. Il mondo. Anche questa persona ha chiuso un ciclo molto stancante e stressante della sua vita. Vedo che questa persona, come energia, qua leggo una persona che è molto stanca, o si è portata addosso dei pesi, responsabilità. Vedo una persona che si concentra molto nei fatti, nella propria stabilità, nella propria casa o ciò che la fa stare bene.
E il mondo mi parla di una persona che ha concluso un ciclo molto pesante della sua storia di vita, molto pesante, riguardante anche magari le questioni legate alla vita pratica, alla casa, alle responsabilità, all'intorno o a viaggi probabilmente. Comunque una persona che ha chiuso una dinamica, un ciclo. E quindi vediamo al tuo scusami, cosa succede alla fine nell'amore per te in questi giorni. Eccolo, asso di coppe. C'è un nuovo amore. Wow! 6 di bastoni, più che oltre a dirti c'è un nuovo amore, la cosa più importante che vedo in questa fase è che tu riapri il cuore alla gioia, all'amore. Il 6 di bastoni parla di te che sei vincente, ti senti amata, ti senti amato, ti senti corteggiata o corteggiato, comunque ti senti amata o amato dalla vita, che è la cosa più importante, no? E qua arrivano o due persone o una persona. Allora, qua abbiamo nuovo amore. Non lo so se è una persona che già conosci. Le carte si focalizzano su un amore di te che nasce ex novo perché hai chiuso delle ferite e hai un po' paura a darti al nuovo. Ma indipendentemente, e qua c'è l'amore per te in questa settimana, entusiasmo, riconoscimento del tuo valore nei confronti delle altre persone, cioè le altre persone ti riconoscono o ti riconosce questa persona, e l'asso di spade mi parla di chiarezza, di comunicazioni, di sono potente, vado per la mia strada e gli altri mi seguiranno, no? Come dice questa carta, gli altri qua ti seguono, ti ammirano, ti onorano. E fondo mazzo abbiamo il giudizio. Il giudizio mi parla della rinascita, l'araba fenice che rinasce dalle ceneri, rinasci nell'amore, d'accordo? Qua tu chiudi con una persona del passato, o chiudi il passato, le sofferenze del passato e ti apri al nuovo. Poi che sia con una persona che già conosci o con una persona nuova, qua mi dicono che superi le tue paure. Vedi ciò che non stavi vedendo. Vediamo energia positiva per te nell'amore in questi giorni dal 3 al 10 maggio, energia positiva. 6 di coppe mi parla probabilmente di una persona che già conosci, per alcune di voi, altrimenti il 6 di coppe mi parla di un ritorno proprio alla spensieratezza, alla bellezza, all'amore condiviso come due bambini. Va bene? Alla gioia pura del cuore mi parla, al di là con chi la vivi. E vediamo qual è l'energia negativa che viene invece superata. Il 3 di bastoni, una distanza o l'attesa. L'attesa è finita, mi dice. E anche il fatto che non vedevi prospettive con qualcuno, non vedevi prospettive nell'amore per te, invece si riaccende questo entusiasmo, diciamo, no? Andiamo a focalizzare un po' di più l'attenzione su questa persona, quindi con il mondo, quindi verso di te questa persona con il mondo. L'imperatore è una persona che ha struttura, è una persona non rigida, è una persona che ha struttura, una persona responsabile, una persona che ha struttura, che è responsabile, che sa quello che vuole, può avere anche una posizione importante, ma è una persona che ha struttura. E vediamo un po' ancora questa persona che ha struttura nei tuoi confronti. C'è 10 di coppe. Quindi è una persona che promette e mantiene. Probabilmente non è una persona che vedi subito con le smancerie, è una persona di un certo tipo questa, magari ti stuzzica all'inizio, come diceva qua, connessione inaspettata, però è una persona nei tuoi confronti e ha questo 10 di coppe, è la bellezza, è la condivisione, è l'armonia totale, mi spiego? E vediamo con questo di spade, l'asso di spade, cosa ti dirà questa persona o cosa muove i suoi passi, quale energia profonda. Lo facciamo con i miei oracoli che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Ti amo, secco, netto, proprio come l'imperatore potrebbe fare. Ti amo, secco, netto. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo di nuovo, più di quanto avrei mai creduto possibile. Bellissima.
quanto vorrei le tue gambe ora. Sotto sotto poi c'è quanto vorrei le tue gambe ora. Eh sì. È una persona secca, una persona decisa, con questa persona vedi espansione, c'è possibilità future, no? Perché il 3 di bastoni, che l'espansione, il futuro sta al blocco che viene superato, laddove vedevi ostacoli, no? Allora è la tua stessa energia che richiama energia esterna di questo tipo. Bello. Vediamo, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso con queste carte. Guardate sempre il vostro segno zodiacale, ascendente, Luna e Venere il di maggio. Cosa ti dicono queste carte? Allineamento dell'anima. Questo è una settimana in cui la tua anima si allinea al tuo potere personale e quindi di conseguenza proietta all'esterno delle dinamiche allineate con la tua vera volontà, no? Alcuni incontri non sono casuali, ma guidati dal potere dell'amore che li sostiene. È una vicinanza che non può essere spiegata, capace di portare conforto e di aprire il cuore. Segui questa attrazione perché ti sta ricordando che si tratta di un incontro da custodire con cura. E qua c'è un allineamento tra te e questa persona nell'anima. Quindi dice segui questo incontro. Sì, perché abbiamo anche il 6 di coppe. E secondo me è come se vi conosceste da sempre anche se siete opposti. Questa sensazione mi arriva. Vediamo con questa carta, con queste carte. Amore palpitante, sì, sì, qua ci sono sorprese, ci sono sorprese, magia. Bella, molto bella questa carta, sorprese, magia, molto bella. Una cosa voglio vedere però adesso. Su 10 di spade 3 volte con il diavolone. Voglio vedere cosa si è chiuso. Quindi cos'è che può farti paura profondamente, che però superi egregiamente, no? Vediamo gli archetipi che ci dicono. Passione per un cammino di sviluppo personale. Ok, trasportare quello che è successo, magari lo vedevi come talmente difficile quello che è accaduto nella tua vita emozionale, da non vederlo come un messaggio del divino, un veicolo del divino. E invece qua tu ti fai eroe, eroina del fatto che tu invece, grazie proprio a quello che ti è accaduto, dipendenze, eccetera, dipendenze emozionali, emotive, no? Tu sei diventato un eroe, diventato un eroe rientrando perfettamente nel tuo potere personale. Sì, magari hai confuso in qualcun altro l'illusione di che potesse salvarti dalla vita, da una vita amorosa, no? Cioè hai confuso, perché qua dice falsa sensazione di eroismo. Quando deleghiamo agli altri la responsabilità della nostra felicità, lo facciamo inconsciamente magari perché abbiamo quelle dipendenze emotive e ce l'abbiamo tutti, però ciò che ci distingue è la consapevolezza. Basta che tu prendi consapevolezza delle dinamiche energetiche, le osservi e si sciolgono da sole al loro tempo. Ok, quindi questo vedo. Vediamo adesso con gli altri oracoli in chiusura. Ancora nell'amore, scusa, qua c'è un vento pazzesco, se sentite sbattere le porte, finestre. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli nell'amore in chiusura. Tagliar legna, di nuovo carte di pulizia. Cuore fedele, mi confermano che questa è una connessione
importante, ma non solo questo, sii fedele a te stessa o a te stesso con tutti quei bastoni ripetuti tante volte. E qua, pronta, qua c'è un nuovo inizio completo nell'amore, pronti, pronti, pronti. Ragazze mie, ragazzi, lanciatevi, fateci sognare a tutti. Detto questo, concludo qua per questa variante e passo alla seconda, se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Vediamo quali sono i messaggi per te in questa variante. Allora, mettiamo intanto il mazzo qui e facciamoci un cocktail di oracoli. Allora, mettiamoci questi qua degli archetipi. Allora, questa settimana, dal 3 al 10 maggio, vediamo un po' quali sono le energie per te in questi giorni, quali sono gli spiriti che ti guidano. Ah, dobbiamo far fronte a delle paure, addicto. Far fronte a delle paure, buffone. Aspetta, 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 qua stanno proprio parlando, sono molto eloquenti qua gli spiriti. Allora, mi stanno raccontando di un'energia in cui ti puoi essere sentita o sentito, credo che tu l'abbia già attraversato questo, stai sentendo gli strascichi di questa sensazione, in cui ti sei sentita o sentito messo da parte o dalla vita o da qualcuno che ha detto delle bugie. È come se l'evento lo spirito dell'evento che domina in questa lettura è quello del smascherare le tue paure che si sono fatte palesi a mezzo di alcune persone o certe circostanze. Questo è. È come se magari qualcuno ha fatto una doppia faccia o ti sei sentita o sentito in difetto, in senso di colpa, o qualcuno si è sentito in difetto con te, tanto è la stessa cosa, sono specchi. Il punto è di queste tre carte, lo spirito sta dicendo che quello che è accaduto, che può stare accadendo in questi giorni, lo spirito dell'evento è quello che tu impari a darti valore per te stesso o per te stesso. Conquistare, dice qua, la paura di non poter sopravvivere, cioè senza di quella persona o senza di questa cosa non ce la faccio. E no, è tutto l'opposto. Lo spirito di quell'evento ti sta insegnando a darti valore, perché tu sei un essere unico e irripetibile con il sostegno dello spirito. E te lo dicono queste carte. Lo spirito, quando parliamo di divinità o di spiriti, da intendersi la molteplicità nell'uno e l'uno nella molteplicità. Cioè, quando parliamo di dei, di forze, di emozioni che sono gli dei, parliamo anche di avi, di antenati, parliamo dell'anima del mondo di cui tu fai parte. Allora, cerca la gioia, ti dice queste carte, cerca dove provi gioia. In questo momento storico l'umanità non è più predisposta ad evolvere a mezzo della sofferenza come lo è stato, perché è stato utile anche quello, ma l'umanità si deve evolvere a mezzo di dove sente la gioia. Va bene? Perché stiamo passando in quarta dimensione, il quarto chakra, quindi non è più il terzo, no? La terza dimensione dove la nostra volontà individuale si doveva connettere alla volontà cosmica, ma noi sentiamo già questa chiamata del cuore. La chiamata del cuore cos'è? Vado dove percepisco gioia, senza recriminare ciò che mi ha portato dolore, perché è proprio grazie a quello che io posso sperimentare la vera gioia. Primo messaggione a impatto bomba. Vediamo cosa ti dicono queste. Cosa ti dice lo spirito a mezzo di quest'altro oracolo? Rispetto a quello che abbiamo appena detto, ecco, nessun dibattito. Guarda un po' se non è linearissimo, guarda che bello. Non devi fare nulla per essere più degno. Sei prezioso, indipendentemente dalle tue circostanze. Lo sei sempre stato e lo sarai sempre, non c'è niente da discutere. Tu sei unica, unico e ripetibile. E adesso, grazie a questo messaggio veramente bomba, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu adesso abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe, satta, sukhi kontu.
Croce celtica. Energia attuale. Qual è l'ostacolo in questa settimana? O il blocco? Il passato che ci ha fatto essere così come siamo adesso nella situazione attuale, quello più profondo. Il passato recente che ci ha portato alla situazione attuale. Qual è il tuo obiettivo? Il tuo obiettivo cosciente, la tua visione. Il futuro in questa settimana. Cosa accade? Il consiglio sciamanico su come far fronte alla settimana. Come ti vedono gli altri, l'immagine che gli altri hanno di te. Come ti percepisci tu dentro, interiormente. E poi il risultato finale. Potenziale, che i tarocchi leggono in potenziale. Allora, energia attuale, come entriamo in questa settimana? E infatti abbiamo il 9 di spade, guarda un po' se non si rifà gli oracoli, abbiamo paure qua, cioè delle paure qua, delle paure, delle ossessioni, e la mente, è solo mente, è solo mente. Abbiamo paure, ossessioni, entriamo in questa settimana con un po' di paure, e se andrà male, se sta andando così, oddio, come farei? Così, qual è l'ostacolo? In merito alla tua stabilità, il re di denari, probabilmente c'è una persona, un tuo capo, una persona esigente, o in merito alla stabilità, o in merito a una persona da cui ti senti dipendente, o una stabilità che non stai riuscendo ad avere in merito alle situazioni economiche, lavorative, monetarie. Il blocco, l'ostacolo è un re di denari, ripeto, può essere un capo, può essere una persona che ti sta mostrando a riscoprire il tuo valore. Ricorda questa carta, no? Conquistare la paura e la sopravvivenza, no? Se non c'è quella persona, se non c'è quella cosa, io mi sento solo, oddio, mi spiego, questa è la sensazione. Cosa ti ha portato fin qui? Il matto. Allora, il matto è un'energia che a me piace tantissimo, il matto è il nuovo inizio, la fede, no? Qua mi dice che tu hai già fede, nel passato, già nel passato, quello più profondo a te, nel tuo subconscio, tu ti sei incamminato proprio come questa carta, istintivamente andando incontro a un nuovo inizio, alla fede nella vita, no? E adesso ci ritroviamo con queste paure, perché? Perché è come se fossi appena nata, appena nato. Paure riguardanti la stabilità di base. Cosa ci ha portato 9 di spade? La regina di denari. Allora, qua io vedo che eravamo stabili, a un certo punto è come se ci fossimo sentite crollare la terra sotto i piedi con questo 9 di spade, o ce lo stiamo sentendo in questo momento che stai guardando il video. Ho un po' di paura in merito alla stabilità. Ho iniziato una relazione con una persona, una relazione lavorativa, è come se ho un nuovo inizio in una relazione lavorativa, è come se qua vedo stabilità e poi qua qualcosa che è solo mente, che va a minare questa stabilità. Potrebbe essere l'ostacolo di una persona che non si sta comportando bene sul piano pratico. Vediamo quali sono i tuoi obiettivi. 4 di bastoni, la stabilità. Riuscire a conseguire un successo per un lavoro ben fatto. La stabilità o la casa. O sono questioni riguardanti la casa, una persona inflessibile che ti sta facendo un po', tu vuoi rinnovare qualcosa nel tuo intorno, nella stabilità, o all'interno di un rapporto lavorativo, re regina di denari. Il tuo obiettivo è riportare stabilità, riportare gioia, festa, armonia, anche tra le parti. Vediamo il futuro. 9 di bastoni. Il futuro mi dice che c'è un po' di stanchezza in merito a questo tuo obiettivo in questi giorni. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. Il consiglio sciamanico: apri il cuore. Apri il cuore, 6 di coppe. Il consiglio sciamanico col 6 di coppe è: apri il cuore affinché le tue paure possano essere, affinché tu possa vedere che le tue paure sono solo mentali e non sono reali, e vedrai che i risultati
non tarderanno ad arrivare. Apri il cuore, il 6 di coppe, qua c'è qualcuno che offre sostegno con il cuore, parla, no? Senza gabbie mentali. Apri il cuore, abbi fede nell'evento. Abbi fede nell'evento senza recriminare, va bene? Abbi fede nell'evento. Cioè, se una persona che ti sta creando questo problema, spersonificala. Questo ci insegniamo con lo sciamanesimo. Togli la persona dal ruolo e metti l'evento come simbolo, come archetipo, come spirito, perché quello è la persona, cioè si fa veicolo di uno spirito. Allora lo spirito qua ti vuole insegnare in queste dinamiche che stai vivendo ad aprire il cuore, ad avere la fede nell'evento proprio come già l'hai fatto nel passato più remoto. Va bene? Vediamo come ti percepiscono gli altri. Gli altri ti percepiscono come una persona stabile, anche rigida, cioè anche inflessibile a volte, l'imperatore. Ecco perché il consiglio è apri il cuore, per riconquistare questa stabilità, per la condivisione, per la festa, per l'unità. Apri il cuore, gli altri, l'esterno ti percepiscono come una persona rigida. Ecco a cosa ci servono i tarocchi, no? E ci servono proprio a vedere qual è la verità e a cambiare postura, posizione, no? Vediamo tu come ti percepisci internamente. Tu ti percepisci come una persona che porta guarigione, però l'esterno ti vedono una persona un po' più rigida o più inflessibile, no? Tu ti percepisci come una persona calma, come una persona paziente, come una persona che porta guarigione in sé, che porta guarigione agli altri, una bellissima energia. Vuoi ordine, vuoi disciplina, vuoi struttura. Allora gli altri lo sanno che tu sei una persona di tanto di rispetto, di tanto di struttura, però noi vediamo anche l'ombra dell'imperatore che è la rigidità. Perché ti dico questo? Perché come consiglio sciamanico mi hanno messo il 6 di coppe. Se mi avessero messo come consiglio sciamanico re di bastoni, ti avrei detto fatti valere, o regina di bastoni, fatti valere, mi spiego che voglio dire, no? Vediamo qual è il risultato potenziale. Qua si conclude un ciclo, il mondo. Guarda, allora, devi solo aprire il cuore perché qua si apre un successo straordinario che all'inizio della settimana potresti vederlo impensabile. Va bene? Resilienza, lo so che si stanca, che sei stanco, perché il mondo mi parla di una chiusura, di un successo che all'inizio delle prime ore della settimana, i primi giorni, magari potresti pensarlo impensabile. Invece il mondo mi parla di chiusura, di completamento di questo stress e l'inizio di una nuova fase più armonica, perché ti metti alle spalle questa dinamica. Puoi avere a che fare con una persona, qua dice buffone, no? Una persona che comunque rende l'idea della maschera del divino, no? Qua vi insegno sempre che ogni persona, il divino, è inconoscibile all'uomo, di conseguenza che fa per farsi conoscere? Usa le maschere. Il divino, attraverso le persone, attraverso gli eventi, che sono veicoli del divino. Allora il divino qua ti sta dicendo di far fronte a una situazione con apertura di cuore affinché tu possa risanare quella ferita del bambino orfano, bambino ferito, per la sua sussistenza a sopravvivere, no? Il potere a sopravvivere, perché qua stiamo vedendo delle dinamiche molto antiche. E quello che succede è qualcosa di inimmaginabile rispetto a quello ai primi giorni, alle prime ore della settimana. Ok? Vediamo come ci ampliano il messaggio le specifiche. Allora, energia attuale 9 di spade, perché ti vedo pensierosa o pensieroso con questo 9 di spade? Energia attuale, come entriamo in questa settimana? 2 di spade, come se dovessi fare una scelta, come se dovessi prendere una decisione, ma la mente ti ingabbia. Sei indecisa o indeciso o tra due strade o tra due tipi di comportamenti. Ecco perché ti dicono apri il cuore, datti all'evento e vedi che l'intuizione ti arriva e ti fa svolgere esattamente quello che devi svolgere. Vediamo il blocco con l'ostacolo, con il re di denari. Re di spade, hai davanti una persona molto rigida, molto inflessibile, proprio come ti percepiscono gli altri all'esterno. È uno specchio, anche se tu ti percepisci più armonica o armonico. Quindi l'ostacolo principale, questo re di spade, è anche la mancanza tua di chiarezza, no? Che rispetto a una persona che ti solleva delle ferite più grandi, ti trovi un attimo in un impasse. Vediamo
regina di denari nel passato. Cosa è successo nel passato? 4 di bastoni, e come si ti vedo che qua nel recente passato, settimane passato e giorni scorsi, hai avuto stabilità, successo in casa. È come se succedesse qualcosa in casa o nel tuo entorno di lavoro. Va bene? Una decisione che deve essere presa, una persona inflessibile. Vediamo un po' ancora. Tu vuoi qualcosa di nuovo, o hai proposto qualcosa di nuovo, o è successo qualcosa di nuovo che volevi rimodernare qualcosa. Vediamo il passato più profondo col matto. 4 di coppe, è come se una certa situazione non ti andava più bene e hai voluto andare verso il nuovo. E adesso ti trovi a che fare con dei pensieri o delle persone che ti mettono un po' i bastoni tra le ruote. Qualcosa di questo tipo è. Vediamo l'obiettivo su 4 di bastoni. Il 10 di coppe, tu vuoi armonia, famiglia, vuoi bellezza, gioia, condivisione per un risultato raggiunto insieme, e questo lo otterrai, va bene? Vediamo il 9 di bastoni, quindi futuro, 9 di bastoni, 2 di bastoni, si aprono le possibilità qua grazie alla tua resilienza. Ancora sul consiglio sciamanico col 6 di coppe. 6 di denari, apri il cuore e vedrai che questo porta tutto in equilibrio. Anche un'entrata di denaro vedo qui, laddove non sapevi se chiedere o meno, qua ti arriva, se quello o il sostegno o l'aiuto. Cioè dice qua, dai dal cuore, offriti dal cuore e riceverai sostegno dalla vita e dagli altri, no? Riporta equilibrio energetico, dai il giusto ma dal cuore, non darlo dalla ferita. Va bene? Ok, fai le cose giuste col 6 denari, mi dice. Offri aiuto, offri sostegno, che gli altri ti sostengono. Questo è. Ancora, come ti percepiscono gli altri? Abbiamo l'imperatore esterno. Paggio di spade. Gli altri ti percepiscono come una persona molto focalizzata in quello che fa, una persona di grande spessore, una persona che sa quello che vuole e allo stesso tempo è guardinga rispetto al resto, no? All'esterno. È come se analizzi, come se fai, vedi, controlli. E allo stesso tempo una persona, ti percepiscono anche come una persona che porta molto sostegno, è radicata in sé. Andiamo a mettere 3 carte sul mondo. 3 carte sul mondo, quindi il risultato finale. 9 di spade, lo ritroviamo qua, vedi? 10 di spade e 7 di coppe. Allora qua si chiude una... allora qua tu attraverserai una verità necessaria, mi dicono, o l'hai già attraversata, una verità che può fare male, una verità necessaria, e questo apre finalmente il cuore a nuove possibilità. Quindi attraversi una verità necessaria che le tue paure ti stanno facendo vedere e si aprono il cuore a nuove possibilità. Il cuore si apre. Il diavolo, qua parliamo di dipendenze, 5 di coppe. Allora, qua mi stanno raccontando una storia che è antica, anche se si riversa in questi giorni o si è riversata in questi giorni. Mi stanno dicendo che c'erano delle dinamiche di dipendenza o economico, o affettiva o emotiva che generano paure. Queste paure si chiudono. È necessario che tu attraversi con il cuore, ti apri all'evento come portatore di un grande disegno divino, affinché tu possa avere successo in questa settimana e ritrovare stabilità, bellezza e gioia tra le parti. È molto chiara questa lettura, fortissima. Perché? Perché fondamentalmente qua ci sono 2 forze forti. Da una parte c'è quella super concreta che vuole stabilità, soldi, certezze, cose in ordine, tutto sotto controllo, e la parte che dice ok, io tengo tutto in piedi, non può crollare niente, no? Quindi questo re di denari è che ha il blocco. Dall'altra parte c'è ancora una più mentale, più rigida, che osserva tutto, analizza, vuole prevedere ogni cosa per non perdere terreno. Quindi il problema è che queste due insieme, queste forze insieme, stringono troppo. Però prima non era così. Questo è un nuovo inizio a cui cioè sono paure vecchie da una condizione nuova che hai già scelto. Perché sotto sotto tu
c'è una parte più vera tua, più istintiva, quella che si fida della vita, quella che andava, che saltava anche nel vuoto, no? Senza troppe garanzie, con questo folle qua. Ma è come se a un certo punto questa parte di te ha preso una delusione emotiva, qualcosa si è chiuso e da lì si è iniziato a costruire più difesa hai costruito. E nel tempo recente comunque tu, grazie a questo, qualcosa di buono veramente è stato creato. Qua vedo con la regina dei denari, 4 di bastoni, stabilità, struttura, magari casa, relazioni, lavoro, una sicurezza tua. A un certo punto, questo troppo stare sicuri, la tua anima dice dobbiamo fare un salto in avanti, voglio qualcosa in più, voglio qualcosa in più. Voglio condividere con gioia, calore umano, mi voglio sentire a casa nel cuore, non solo nella vita organizzata, no? Regina dei denari, 4 di bastoni. Mi voglio sentire a casa, 4 di bastoni con il 10 di denari, cioè ehm, nel cuore. Quindi è come se ci fosse con 9 di bastoni poi una stanchezza forte, come se hai tenuto troppo la posizione, hai difeso troppo, hai retto troppo a lungo e la vita ti dice ok, adesso non puoi più andare avanti solo così, devi scegliere una direzione nuova, 2 di bastoni, anche se ancora non è tutto chiaro. Il consiglio qual è? Bellissimo, molto semplice, datti all'emozione, scambio di cuore. Cioè quasi disarmante questo consiglio, torna alla semplicità dei rapporti, sei di coppe, allo scambio vero, quello umano, quello pulito, dare e ricevere senza strategia, senza calcolo, senza dire cosa mi conviene, cosa non mi conviene. E tu vieni vista da fuori come una persona, ho visto una persona solida, forte, una persona veramente affidabile, no? Anche un po' rigida o rigido, ti ripeto. Però dentro di te con la temperanza tu stai portando guarigione, ti vedi come una persona che porta guarigione, come se stessi cercando di non perdere né il controllo né il cuore, questo è il punto. E il punto finale è questo, per arrivare a una vera chiusura di ciclo con il mondo e una nuova fase, devi attraversare questa cosa qui, cioè paure, illusioni, attaccamenti, delusioni emotive che tornano a galla per essere finalmente eluse. Ehm, perché succede questo? Perché si sta svuotando un vecchio modo di vivere la sicurezza e l'amore. Ricordiamo gli oracoli qua. Cioè, qual è la sintesi? Meno controllo, più fiducia, meno testa, 9 di spade, meno testa e più il cuore che circola, 6 di coppe. E da qui si apre un mondo nuovo, completamente nuovo, ok? Acci picchia che stesona, acci picchia. Tu stai riprendendo? Sì, 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 sì. Perché succede questo? Vediamo con queste carte. Perché succede questo? Perché perché stai essendo messa o messo a prova dalla vita, dallo spirito, per vedere quanto effettivamente queste dinamiche qui del bambino orfano, della sussistenza vera che è basata su una stabilità di cuore prima di tutto, è reale. Questo è il nuovo mondo per te, ok? Vediamo un attimo il consiglio sciamanico qua sopra. Cioè lascia andare sto controllo proprio, sto controllo. Dai di cuore, dai di cuore, un rapporto umano, vivo, vero. Consiglio sciamanico per te, cosa dicono gli spiriti a mezzo di questo oracolo? E il sacrificio, cioè rendi tutto ciò che sta accadendo come sacro, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, 6 di coppe, è proprio questo. Rendi sacro tutto ciò che stai vivendo, datti, sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, scambi umani, rapporti veri, tornare alla semplicità dei rapporti,
dare e ricevere senza strategie, cioè senza calcolo, senza cosa mi conviene, non mi conviene, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, perché questo è una soglia per te, un momento sacro, per un nuovo mondo. Il mondo è il mondo tuo dentro, perché il mondo fuori non esiste, esiste il mondo che vivi dentro, che proietti. Quando tu non vedi le tue paure internamente o non riconosci le tue dinamiche internamente, l'anima le proietta fuori come in questo scenario, no? Affinché tu le possa vedere e risolvere. Ok? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi, vediamo per tutte le mie ragazze e ragazzi che hanno fatto le donazioni, vediamo un messaggio specifico per te. Allora, voglio mettere questi oracoli. Eccolo, si è girato subito. Il primo respiro, mentalità da principiante, 21-21, cioè questa settimana per te devi approcciarti alla vita proprio come se fossi appena nata, appena nato. Cosa fa un bambino? Questo 6 di coppe qua, ha piena fiducia nel mondo e il mondo gli sorride. Piena fiducia. Primo respiro. Cos'altro ti vogliono dire? Sempre con questo oracolo. Il diavolo di polvere, uscire dalla stagnazione, e il diavolone lo troviamo pure qua. Quando vivrai determinate dinamiche interne, sappi che le tue paure sono i tuoi più potenti alleati in questi giorni, va bene? Vediamo quest'altro. Aspetta, queste. Quale porta si apre per te in questi giorni? Grazie a questa nuova vita, come se fossi proprio un'araba fenice. La porta della prigione si apre, 9 di spade, si apre la porta della prigione. È come se a un certo punto sentissi che che era una bolla di sapone. Hai fatto così col dito, boom, è scomparsa. Ecco la porta dell'acqua, tutto inizia a fluire, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Il numero 10 e il numero 21 in questi giorni saranno importanti per te, che vanno a confermare questa dissoluzione delle paure. La porta dell'acqua e la porta della temperanza e il 2 di coppe è la stessa cosa. Cioè, tutto fluisce, è armonico, bellissimo, non sei più trattenuta dalla mente, rapporto umano, scambio umano, vero, bello, ok? Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere sempre qua sopra, le mettiamo cosa accade nell'amore per te, ok? Vediamo cosa accade nell'amore per te. Vi ricordo sempre di guardare il segno zodiacale vostro, per il mese di maggio. Vediamo, partiamo da questi oracoli. Amore per te. Quali sono i messaggi per la seconda variante? Vedi, camuffamento, maschera, guarda, maschera, maschera, alcuni elementi di questa relazione sono nascosti e qua possiamo percepire una persona che ci inganna, ci ha ingannato, si rifà sempre agli oracoli principali. Camuffamento, maschera, qualcuno che si nasconde, non dice la verità, no, è sempre a che fare con questa energia. Poi abbiamo tendere la mano, gesto di apertura, aspettati una chiamata o un messaggio dalla tua persona di interesse. Ok, cosa? Eccola. Il percorso dell'anima spirituale, un'evoluzione personale all'interno della tua relazione. Cosa significa questa carta applicata a questo? Che non è l'evoluzione insieme all'interno della relazione, l'evoluzione personale, quindi guardare ciò che non sai, guardare ciò che non conosci, guardare l'altro da una prospettiva interiore, cioè porta l'altro dentro di te, porta le emozioni che provi rispetto all'altro dentro di te per evolverti dentro e poi con l'altra persona. Ci sarà l'evoluzione, il percorso dell'anima spirituale, no? Cioè stai facendo un percorso spirituale importante tuo personale con il veicolo e il mezzo dell'altra persona, chiunque l'altro sia o sia stato. Va bene? E poi abbiamo un regalo di qualcuno di speciale. Ok,
Questi sono i primi oracoli, i primi messaggi. Riceverai un regalo, un qualcosa di speciale, qualcosa che ti stupirà. Vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi. Mettiamoci questi sull'amore per te. Dal 3 al 10 maggio. Dal 3 al 10 maggio. Già mi è uscito il 10 di spade di nuovo, quindi chiudiamo qua, c'è stata una chiusura necessaria. Regina di bastoni, io ti vedo nel pieno potere, però pieno potere, magnetica, magnetico. 7 di spade, di nuovo il 7 di spade, non è uscito qua, però lo attribuisco un po' a queste carte qua col buffone eccetera. Allora qua abbiamo un grande potere personale tuo. È come se tu evitassi qualcuno. Ti vedo sentirti magnetica o magnetico, ti vedo sentirti attraente, allo stesso tempo giochi d'astuzia, eviti qualcuno o eviti una situazione o eviti di dire certe cose. Perché? Perché hai avuto un dolore passato, una chiusura necessaria, qualcosa in una relazione si è rotta, era necessaria questa fine, o con una persona in modo definitivo, o proprio una fase di una relazione. Vediamo chi arriva dall'altra parte. Ti vedo mettere confini, stare un po' confinata così, no? Non voglio sentire niente. Oppure a girare, no? Vediamo chi si presenta dalla tua parte, verso di te, in questi giorni, 3-10 maggio. 2 di bastoni. Abbiamo una persona che ti osserva e si esprime. Paggio di bastoni, a cui piace moltissimo, c'è questo fuoco. E 3 di spade, però deve superare una verità. Allora, qua c'è una persona a cui piaci tantissimo, probabilmente c'è un blocco tra te e questa persona. Qua c'è interesse e passione, e questo interesse e passione fa sì che vengano a galla delle prove, questo è il senso. Allora, probabilmente una persona, non lo so se la conosci già oppure io ti dico l'energia, no? È una persona che mostra molto interesse nei tuoi confronti, che vorrebbe chiamarti, vorrebbe scriverti, ti osserva, allo stesso tempo deve superare una certa paura di fallire, ok? Nei tuoi confronti. Questo è il senso di questa lettura. Vedi qua c'è il Cavaliere di Coppe, come se sentisse, però deve superare questa paura. Vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te, perché magari tu sei più evasiva, sei più evasivo e che l'altra persona mi piace, però scrivo o non scrivo, perché ti percepiscono un po' più evasiva, un po' più rigida, un po' più sulle tue, no? Vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te. Abbiamo visto le due energie per adesso. 9 di bastoni, Cavaliere di spade, boom, gli amanti. Io qua vedo un chiarimento all'attacco. Allora, dopo un momento di stanchezza qua, io vedo una verità che viene fuori, o una chiarezza che viene fuori, o un parlarsi, un dirsi, anche una persona che passa all'attacco, una persona che, boom, esprime ciò che sente, e poi la verità degli amanti. Allora, qua si arriva a un punto di svolta nell'amore, qua c'è una scelta che si farà in seguito a una verità, una chiarezza che verrà fuori. Si deve fare una scelta in seguito a, ripeto, a una chiarezza che ci sarà, come dire, qualcuno che passa all'attacco qua, no? Che supera determinate resistenze e boom, passa all'attacco, e qua c'è una scelta da fare. Cosa viene dopo gli amanti? La regina di denari. Qua decidi tu, anche che tu sia uomo o donna non importa, qua tu decidi primariamente per ciò che ti nutre davvero. Allora la regina di denari è colei che si sa dare amore a se stessa, agli altri, parte dal suo punto di stabilità. Quindi qua la scelta è verso una persona che rispetta i tuoi tempi, che è radicata, che sta bene con se stessa, cioè qua decidi tu. Io credo che tu te la prenda con calma, ma soprattutto io vedo che qua scegli come amore te stesso o te stesso, la tua stabilità, la tua famiglia,
Questo sto vedendo. Vediamo al positivo in amore per te ancora in questi giorni. C'è questa proposta e vedo che te la gestisci molto bene. Il paggio di denari mi parla di una persona che ti parla, che è concreta, si ricomincia con umiltà, con voglia di fare, con voglia di... E qua c'è l'asso di coppe, vedi? E qua la scelta che verrà fatta in amore, una scelta che parte dalla tua voglia di essere radicata e radicato. Qua parlerai in modo chiaro, in modo diretto, ma anche nutriente, però radicata. Sarai nutriente e radicata, anche la scelta che farai. Al tuo positivo c'è questa persona, in modo molto umile si pone a te. E allo stesso tempo è un inizio, no? Il paggio dei denari è un inizio. Vediamo cosa qual è la carta in ombra. Senso di colpa, rancore, rammarico, superare questo senso di colpa, di rancore, di rammarico da parte tua, da parte dell'altra persona, non lo so, però superare il senso di colpa, il rammarico, il sentirsi abbandonati, però verrà fatta chiarezza, questo ti sto dicendo, e si apre una nuova opportunità. Ok? Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. Con affanno, c'è molta carica qui. I miei oracoli potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Cosa ti dirà questa persona? Sono sempre accanto a te e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Questa persona è sempre accanto a te, anche se magari tu non la vuoi vedere o stai un po' più in disparte o ti prendi il tempo tuo per decidere, e quindi uscimmo a rivedere le stelle mi parla di una volontà forte da parte di questa persona di voler, wow, no? Di voler togliere le tensioni, non stare più nell'ansia. Che cos'altro ti dice? Solo tu mi fai sentire così. E come che fai sentire questa persona? La fai sentire in contatto con le sue profondità, con le sue ferite. E questa è una buona cosa, nel senso una persona più profonda è una persona anche più autentica, no? Cos'altro ti dice questa persona? Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Allora, questa è una grande consapevolezza a cui arriva questa persona, perché stare insieme, condividersi non è soltanto rose e fiori, no? Ma è anche confrontarsi sulle proprie paure, sulle proprie dipendenze, attaccamenti. E questa persona sa che con te il viaggio è perfetto, saremo l'uno accanto all'altra mentre superiamo le nostre paure, e quindi questo è l'essenziale, è una grande consapevolezza a cui arriva. Cos'altro? Ti sogno ogni notte. Perché tu per questa persona sei un archetipo potente, l'archetipo del superamento dei propri blocchi, delle proprie paure. Perché? Perché è un'energia di regina di bastoni, anche se sei uomo, perché è colei che attiva il fuoco e qua il fuoco si accende. Quando si accende il fuoco attiva tutte le paure laddove ci sono i chakra ostruiti, no? E qua si pone questa persona in modo umile, in modo con la voglia di superare le proprie paure, ma anche tu. Beh, ricordiamo la stessa è rapporti umani semplici, scambi semplici, visto che l'altra persona ti percepisce come una persona di grande spessore, come si sentisse nei tuoi confronti, come se volesse arrivarti, c'è molta ammirazione qua, mi spiego? Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso con queste carte. No, dove stanno? Dove stanno le altre? Dove le ho messe? Aspettate un attimo, sto cercando le altre. Eccola. Cosa dicono questi oracoli per te? C'è gelosia qua. Amore geloso. Amore geloso. C'è gelosia qua. Paride. E qua una persona che passa all'attacco, alla conquista, E poi amore palpitante, non vede l'ora di farti una sorpresa.
Qua c'è una maturità emotiva che viene raggiunta. L'altra persona ti vede con grande ammirazione, anche se magari non lo sa, perché c'è molta passione, molta gelosia, molto fuoco. E c'è questo amore palpitante che si realizza. È bellissimo, eh? Sembra una scena epica. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Orfani, guarda che sincronicità. Orfani, il sentirsi esclusi, il sentirsi persi, no? Caos e contrasto. Sì, qua si fa pulizia e si mettono le cose a posto, tagliar legna. Assolutamente sì. Assolutamente sì, ragazze e miei ragazzi. Voglio vedere, giusto su questo 6 di coppe, le carte della dea cosa ti dicono? Nell'approccio con l'altro, sia a livello amoroso, sia a livello proprio relazionale, no? Su questo 6 di coppe col 6 di denari. La terra, allora, questa è una carta bellissima che mi dice condividiti con l'altro, rapporti umani, rapporti semplici, vero scambio umano, con la consapevolezza che tu sei prospera o prospero. Qua c'è una donna incinta, Gaia, la terra è ciò che ti sostiene, non è la mente razionale che ti sostiene, che ti fa avere la falsa idea di controllare le cose, è la terra che ti sostiene. E quindi come consiglio datti nella misura in cui ti senti prospera, sentiti prospera, prospero, supportata e supportato, ok? Bellissimo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!